Ciao Tony, benvenuto. Ecco qui Jack, bello comodo, bravo, stai qua. Guarda qua che baule, ci sta tutto, passeggino, borsetta del bimbo, fantastica, veramente fantastica. Ma tu guarda che visibilità, questi specchietti sono enormi, spettacolo. Jack! Signori, come avrete immaginato, non sono diventato veramente papà, ma se fossi un papà, questa sarebbe la macchina che comprerei. Questo perché credo che sia una delle JDM per papà migliori al mondo, ed è una JDM vera, perché come potete vedere ha la guida a destra. Questa è stata prodotta solo ed esclusivamente per il mercato giapponese, come per dire la Silvia S15, c'era solo guida a destra, solo per il Giappone. Le robe migliori se le tengono sempre loro. Ora, prima che chiudate il video pensando ma che macchina è, dovete sapere che questa è praticamente una Subaru Impreza VRX STI con spiaccicata sopra una Forester. Questo perché abbiamo tutto della Subaru Impreza VRX STI. Il motore è l'EJ25, quindi 2005, 4 cilindri turbo boxer, e anche tutto il resto è di quella macchina. Il cambio, che è il cambio 6 marce, i differenziali, tutto è tutto STI, pure gli interni, volante, sedili, pomello, freno a mano, insomma è una Subaru Impreza con la comodità di una Forester. Ora probabilmente vi starete chiedendo da dove salta fuori questa macchina. Questa macchina non è mia, è una macchina di un amico che la deve vendere, quindi se qualcuno di voi è interessato a comprarla dopo che ve l'avrò raccontata, mandatemi una email, la trovate in descrizione e io vi metterò in contatto con il proprietario di quest'auto. Però ho deciso di farci sopra un paio di video perché secondo me è una macchina molto rara e molto interessante. Cioè, quante volte magari tu vuoi comprare una macchina e dici sì, la voglio, tipo non so, voglio un RS3, però magari non ho abbastanza spazio, però magari è scomoda, però bla bla bla. Idem per una Subaru Impreza, una Lancer Evolution. Qui hai tutto e vi spiegherò anche perché riesce a guidare come un'impresa. Voi non ci crederete, ma questa qui si guida come un'impresa. Essendo in vendita, se volete potete anche utilizzare Car Vertical sulla targa, ve la lascio scoperta senza problemi. Ricordate che questa è una targa inglese, quindi dovete utilizzare Car Vertical inglese, su quello italiano se no non funziona, ma non cambia nulla, cambia solo il sito a cui accedete. Ricordatevi di utilizzarlo sempre, soprattutto su macchine che non sono italiane, perché Car Vertical, funzionando in tutto il mondo, vi dice se ha avuto un incidente in Polonia, è stata aggiustata in Lituania e rivenduta in Italia, cioè fa tutto il giro e lo sapete. Idem per i chilometri, insomma, se volete scoprire il passato di una vettura ormai lo sapete. Codice sconto PASSION, avete il 20% di sconto, il link è in descrizione, utilizzatelo. Allora signori, perché questa macchina ha veramente poco da invidiare ad un Subaru Impreza? Perché raga, ve l'ho detto, ha tutto quello che ha una Subaru Impreza, 265 cavalli, tra l'altro questa qui vedo che ha un manometrino HKS che picca un bare 3 di pressione turbo, quindi secondo me ci hanno messo anche le mani. Ho visto anche nel vanomotore qualcosina, c'è un recupero vaporiolio della Cusco, le sospensioni secondo me sono un po' più sportive, già chiaramente le sospensioni sarebbero STI, cioè non sono mica quelle del Forester normale, e uno potrebbe dire sì, però questa macchina sicuramente è molto più goffa di una Impreza, e invece no. Questo perché se voi prendete per esempio la Impreza VRX STI del 2006, pesa 1490 kg. Voi sapete quanto pesa questo Forester? 1550, cioè sono 60 kg in più. È come portare un Nicolò Iammarino in più su una Subaru Impreza. Ma cosa cambia? Ma non li sentirei mai. E infatti vi giuro non si sentono. Io non ho mai avuto una Subaru Impreza, ma il feeling nelle curve di questa macchina è molto
molto simile a quello della mia Lancerevo, cioè si sente proprio che lavorano i differenziali e la macchina si muove nelle curve, cioè è divertente, capito? È un Forester divertentissimo, è una Subaru Impreza più grossa. Infatti l'unica cosa che posso dirvi che si sente come differenza è nelle curve un leggero, però veramente leggero rollio in più, perché chiaramente è un po' più grandina e un po' più altina, però ragazzi, cioè è una roba veramente minima calcolando quello che ti offre in più. Abbiamo detto motore EJ25, quindi 2005, 4 cilindri, boxer turbo, nasceva con 265 cavalli, ma secondo me adesso ne ha intorno ai 300, così è a sentire. La cosa che mi stupisce di questa macchina è che nonostante il motore sia un super quadro, quindi che abbia l'alesaggio maggiore della corsa, quindi dovrebbe essere un motore pensato per spingere molto ad alti giri, no? Dare la massima potenza a giri alti, penalizzando un po' i giri bassi. Io sinceramente questa cosa non l'ho notata, sarà perché magari la turbina è piccola, sarà che hai il 6 marce, quindi la rapportatura del cambio è molto più corta rispetto a un normale 5 marce, e poi comunque è un 6 marce corto, ma questa macchina ha uno spunto, una ripresa, cioè proprio da macchina da rally, macchina da montagna. E anche in autostrada, cioè tu appoggi il gas, ve lo giuro, guarda che roba, adesso sono in salita, sto appoggiando, sento già il turbo che spulla e lei va su, questa strada è tutta sconnessa, tutta rovinata, ma non la sento, cioè io mi sto divertendo. No vabbè, in prima non bisogna dare gas, perché sta cosa qui ci si fa male. No, ma che bella, è bellissima ragazzi. Diciamo che secondo me il concept è quello di comprare, non lo so, una RSQ3, quindi un SUV, che poi in realtà questo non è neanche poi così SUV, è un po' un mix tra un SUV e una station wagon, mettiamola così. Però questa è leggera e chiaramente costa molto meno, cioè per uno che è appassionato di JDM come me e che comunque ha 30 anni, quindi chi lo sa, magari tra qualche anno avrà un figlio, io non ho tante soluzioni migliori rispetto a questa, ve lo giuro. Cioè se io dovessi portarmi il mio Doberman, ok, abbiamo iOS dietro e il bambino con il seggiolino dietro, e voglio comunque farmi un mini passettino di montagna, quindi porto mia moglie in montagna, li lascio un attimo in hotel, dico scusate abbiamo dimenticato giù al passo di prendere il pane, vado io schiaccio, metto in seconda e ho una Subaru Impreza, però li ho portati comodi, senza problemi, con tanto spazio, senza preoccuparmi, madonna sai magari rovino dietro, ma è enorme, c'è un baule dietro che ci entrano 2 Doberman, possiamo prenderne un altro, prendiamo un altro Doberman? No amore. Poi comunque c'è questo sound del il Boxer Rumble, questo giapponesino gli ha messo lo scarico, ha fatto un po' queste migliorie, no? Quindi la macchina va un po' di più, però va di più ma safe, senza esagerare, c'ha lo scarichino però non ti rovina, non è invasivo dentro, non rompe le balle nelle orecchie, no. Bravo questo giapponesino, ha lasciato diciamo quell'idea del Forester. Questo mio amico vende questa macchina perché uno si chiede ma scusa, ma perché la vende? Perché non si era reso conto, comprandola credo all'asta, che era guida a destra, e lui guida a destra non se la sente. Ma è vero che guido auto con la guida a destra da tanto tempo, però ve lo assicuro non cambia niente, a parte che con un cambio così preciso, così fantastico, vi giuro, è come guidare una macchina normalissima da tutti i giorni, è come guidare una Punto, solo che cambi le marce con la sinistra, ma ti abitui. Adesso torniamo nel suo habitat, che è la foresta. Lei è un Forester, lei vuole aggredire la foresta,
vuole sbuffare col suo turbo. E quindi insomma ragazzi, se siete degli uomini JDM come me che non avete paura di guidare a destra, questa non è assolutamente un problema. Abbiamo degli specchietti poi che sono enormi, sono quelli di un furgone, si vede perfettamente, cioè quasi quasi faccio un figlio solo per poterlo mettere in sta macchina. No, non credo. Tu guarda come fa le curve questa macchina, tu guarda come fa le curve questa macchina, e non ha senso, non dovrebbe fare le curve così bene e le fa maledettamente bene. Siamo su fondo anche bagnato, ma cioè, se è lei che gliene frega. Che coppia! Io credo, amici miei, che voi che seguite il canale molto probabilmente siete al 99% amanti della benzina, no? Dei motori a scoppio. Credo che molto probabilmente, anche se con molta fatica, piano piano entreranno sempre di più queste macchine elettriche, queste macchine senza anima, queste macchine che sono degli elettrodomestici, dei telefonini, no? Tu come cambi l'iPhone, ma che mi frega, mica mi affeziono all'iPhone, l'anno prossimo esce il nuovo, lo cambio. Credo che stiamo andando verso questo consumismo. Io credo che voi mi vedrete sempre guidare una macchina vecchia, che sarà sempre più vecchia, perché più si andrà avanti, più faranno macchine elettrodomestico, più io non le comprerò, e quindi anche se ho una macchina, che ne so, che è uscita nel 2021, nel 2031 già sarà una macchina che ha 10 anni. Guideremo macchine vecchie. Io credo che anche voi finirete così, vi consiglio di fare così, non cedete. Non cedete a questo, non dovete rinunciare allo sbuffo di una pop-off, a un boxer rumble. Dai, questo non puoi fare. Senti come prende sotto, ma le vibrazioni, cioè io sento che questo oggetto è vivo nelle mie mani, mi vibra il cambio, vibra lo sterzo, vibro io, sento il suono. Io non cedo. Curva stretta, guarda come la fa, ma guarda come stringe. Voi avreste mai detto che un Forester mette il sorriso? Se STI, punto attacco? Sì, brother, fammelo un altro. Fammelo! Punto attacco lo puoi fare? Con la tua Tesla? Non lo puoi fare. Che spettacolo! Cioè, come fa le curve strette e come esce fuori, come ti spara fuori dalla curva. È un Forester. Ragazzi, cioè, è una macchina che fa ridere, ma poi è leggera. Cioè, aprite le porte, ma che roba, è leggerissima. Non sembrerebbe, ovviamente. Niente, per me è una gran figata sta macchina. Io al momento non ho figli, non ho bisogno di questo grande spazio, ho anche già abbastanza macchine, però se qualcuno di voi la vuole è in vendita. Non la vendo io perché, come vi ripeto, non è mia, ma trovate la mail in descrizione. Se qualcuno la vuole mi scriva e vi metto in contatto con la persona che la vende. Vi ringrazio per essere stati oggi qui con me, noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto.